Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e alla mia scuola di uncinetto tunisino. Oggi vi mostro una cosa importantissima, la lavorazione in tondo a uncinetto tunisino. La lavorazione in tondo tunisina ha delle prerogative che possono inizialmente maldisporre chiunque si voglia cimentare in questa tecnica. In realtà si tratta soprattutto di un blocco psicologico, perché vi posso assicurare che una volta preso il via, la lavorazione in tondo tunisina è facile, veloce, divertente e soprattutto vi permette di realizzare dei bellissimi progetti di maglieria, come vedete qui per esempio. Ma entriamo nel dettaglio. Innanzitutto ciò che può inizialmente spaventare della lavorazione in tondo tunisina è il fatto che serve necessariamente uno strumento apposito per farla, ovvero un uncinetto a doppia punta, come questo, quindi o rigido, lungo o corto come questo, oppure questo strumento può essere sostituito da 2 uncinetti della stessa dimensione uniti in mezzo da un cavo sia removibile che fisso. Ma vi posso garantire che tutti questi strumenti si trovano facilmente in ogni buona merceria oppure online, per esempio su Amazon, anche a prezzi accessibilissimi. Un'altra caratteristica imprescindibile della lavorazione in tondo è il fatto di dover usare 2 gomitoli contemporaneamente. Uno vi serve per la fase di andata e uno per la fase di ritorno. Infine la lavorazione in tondo tunisina si realizza a spirale, ovvero senza finire i giri con una maglia bassissima che si unisce alla prima del giro, come si fa per esempio nell'uncinetto classico. Ma basta chiacchiere, cominciamo! Allora, eccomi qui. Innanzitutto, io qua ho i miei 2 gomitoli e sono di colore diverso. Ovviamente se si vuole ottenere un capo a tinta unita, basta usare 2 gomitoli dello stesso colore. Usando 2 gomitoli di colore diverso, come in questo caso, ricordate che si ottiene una sovrapposizione di colori che aiuta a realizzare dei capi molto belli a livello proprio visivo di colori, anche dei giochi, diciamo, di sovrapposizioni. Bene. Un'altra cosa importante è che io uso in questo caso un uncinetto a doppia punta corto, rigido, ed è il mio preferito. Io ne ho una serie anche di uncinetti molto lunghi, ma per la verità non cambia nulla, cioè io posso realizzare tranquillamente un maglione o un capo, diciamo, ampio con un uncinetto corto. L'unica differenza rispetto all'uncinetto lungo è che sull'uncinetto lungo io posso caricare più punti, ma neanche tanti di più, poi capirete perché, e con l'uncinetto corto devo semplicemente scaricare le maglie più frequentemente rispetto all'uncinetto più lungo, però indubbiamente è molto più maneggevole ed è per quello che io lo preferisco. Ora, noi andiamo a realizzare con uno dei 2 colori, quello che riteniamo principale, cioè quello che sta, diciamo, appare frontalmente. Vi faccio vedere nel maglione quello che intendo. Per esempio qua in questo maglione io ho deciso di utilizzare come diciamo, colore principale, quello che crea questo bellissimo punto, che un giorno vi mostrerò, tutti questi colori, diciamo, nei toni caldi. Questo è il colore principale, che crea poi appunto la trama del punto utilizzato, mentre il grigio che traspare attraverso è il colore secondario, quello che uso per la fase di ritorno quando scarico i punti. Questo per capirci. Ora andiamo a innanzitutto scegliamo qual è il colore che reputiamo principale, qual è il colore secondario. Poniamo che io uso il viola, vado a fare una catenella nella dimensione, nella lunghezza, diciamo, necessaria a seconda del progetto, a seconda di quello che vogliamo realizzare. Quindi una catenella, andiamo a farla. Ora io farò una catenella che sia lunga abbastanza per poterla chiudere in tondo facilmente, quindi non sto neanche a contare i punti, perché in questo caso adesso per questo tutorial non è assolutamente importante, ma in caso chiaramente vogliate fare lo scalvo comunque di un maglione partendo da uno schema prestabilito, dovrete contare le maglie per sapere appunto poi dove mettere i marcapunti per fare gli aumenti, no? Eccetera, eccetera. Ma intanto noi andiamo a fare questa semplicissima catenella.
Ok, direi che è abbastanza lunga per poterla chiudere comodamente in tondo, che è quello che andiamo a fare, cioè noi prendiamo la nostra catenella, ci assicuriamo che sia dritta e poi, come facciamo anche nell'uncinetto classico, quando lavoriamo in tondo, andiamo a chiuderla, praticamente inserendo l'uncinetto nella prima catenella e passando col filo con una maglia bassissima. Ecco qua. Bene, questo cerchio ora diventerà per noi, diciamo, il giro di base. Quindi invece della riga di base, che già conoscete dell'uncinetto tunisino, quella in cui tiriamo su tutti i punti sull'uncinetto, noi facciamo il giro di base, che è la stessa cosa, solo che è un cerchio chiuso in tondo. Quindi cosa facciamo? Come sempre, la prima asola sull'uncinetto vale come punto numero 1 e noi andiamo a tirare su tutti i punti. Ora, anche in questo caso noi dovremmo cercare di prendere su i punti dalla barretta posteriore, ok? Sempre contandoli. Ovviamente devo prendere su lo stesso numero di punti che equivale al numero di catenelle fatte inizialmente. Quindi adesso io faccio questa procedura contando i punti. In questo caso adesso non lo faccio perché non so neanche quanti punti ho, di quanto è lunga la mia catenella, perché non mi interessa. Ma quello che vi voglio far vedere è che a un certo punto cosa succede? Intanto adesso magari vado un po' veloce, così non vi annoio, e ci rivediamo quando ho tirato su qualche punto in più sull'uncinetto. Eccomi qui di nuovo. Come vi dicevo, cosa succede? Mentre io carico le maglie sull'uncinetto prendendole dalla catenella iniziale, succede che a un certo punto, essendo l'uncinetto dritto e avendo invece un cerchio, arriva un punto in cui noi fisicamente non riusciamo più a caricarle le maglie sull'uncinetto, poi non ce la facciamo più perché l'uncinetto non gira insieme al cerchio. E questo è il momento in cui è ora di scaricare i punti che abbiamo caricato sull'uncinetto. In effetti la lavorazione in tondo tunisino altro non è che un continuo caricare e scaricare punti, quindi una continua fase di andata seguita da una continua fase di ritorno. E come si fa? Si fa in questo modo. Quindi vi ricordo, siamo al giro di base, che è diciamo analogo alla riga di base, in cui noi carichiamo i punti sull'uncinetto presi dalla catenella iniziale, chiusa in tondo. Poniamo che adesso io non riesco più, faccio fatica a tirare su altri punti sull'uncinetto, allora io cosa faccio? Sposto tutti i punti verso l'altra punta dell'uncinetto, giro l'uncinetto, non importa da che parte in questo momento, e qui vado ad attaccare il mio secondo gomitolo, che sia dello stesso colore, di un colore diverso, per fare diciamo il primo giro di la prima fase di ritorno, quella in cui scarichiamo i punti. Quindi per questa primissima volta noi andiamo a attaccare il filo qui normalmente, ecco qua, e cosa facciamo? Solo per questa volta, solo per questa primissima fase di ritorno, noi andiamo a passare attraverso, diciamo, una sola asola. Ho fatto il capietto troppo stretto e faccio fatica a passare adesso, eccola qui. E poi continuiamo a scaricare i punti nel modo classico, quindi passando, raccogliendo il filo sull'uncinetto e passando attraverso due asole, che ovviamente nel mio caso saranno di due colori diversi, mentre usando un secondo gomitolo dello stesso colore del primo saranno dello stesso colore. E attenzione, andiamo a scaricare i punti, ma non fino in fondo come facciamo di solito nelle lavorazioni in piano, diciamo, ma lasciando, per comodità nostra, poi vi spiego perché,
qualche asola in più sull'uncinetto, diciamo 3-4. Io di solito ne lascio 3, ok? A questo punto cosa succede? Portiamo di nuovo i pochi punti che sono rimasti verso l'altra punta dell'uncinetto, giriamo di nuovo. Se non volete incastrare i fili dei due gomitoli, basta che alternate nei giri. Dopo la fase di andata girate da una parte e dopo la fase di ritorno girate dall'altra, in modo che i fili li ritrovate sempre nella stessa posizione. Bene, sono tornata alla posizione iniziale, cioè quella in cui io stavo caricando i punti sull'uncinetto, quindi io riprendo da dove ero rimasta a caricare i punti sull'uncinetto. Col mio viola vado avanti in questo caso e proseguo fino a che di nuovo non avrò difficoltà a caricare altri punti, per il discorso molto diciamo concreto, che sempre per il discorso che l'uncinetto è dritto mentre la catenella è chiusa in tondo, quindi è circolare. Eccomi qui, mi sono sforzata, essendo poi diciamo il giro piuttosto piccolo, non ho avuto grossi problemi a caricare tutto il resto dei punti che costituivano, diciamo, la catenella iniziale in questa seconda fase di andata. Mi trovo di nuovo nella situazione di prima, in cui non posso caricare più punti sull'uncinetto, e quindi di nuovo porto tutti i punti verso diciamo l'altra punta dell'uncinetto. Tra parentesi, quando ho un uncinetto così corto, io non sto neanche a trascinare i punti, semplicemente giro l'uncinetto, mi trovo con l'altro filato sull'uncinetto e proseguo con la fase di ritorno. Quindi col mio giallo flash qui riprendo a scaricare i punti. Ancora una volta, quindi si parte sempre, a parte il momento in cui aggancio il nuovo filo, no, per fare la prima fase di ritorno, per tutto il resto della lavorazione si carica il filo sull'uncinetto e si parte subito scaricando 2 maglie alla volta, invece che partendo scaricando una maglia inizialmente e poi 2 maglie. Quindi questo è semplicissimo. Vado a scaricare anche qui tutte le maglie eccetto 2, 3, 4. Eccomi, ho 3 asole sull'uncinetto, a me bastano. Questo discorso di lasciare più di una sola asola sull'uncinetto quando si scaricano i punti, quindi nella fase di ritorno, è diciamo una comodità che si fa per evitare che si allunghino eccessivamente i cappietti, le asole dei punti, creando poi appunto magari qualche punto antiestetico perché si è allargato eccessivamente nel girare e rigirare l'uncinetto. Quindi in questo modo è più fermo il lavoro, ok? Sostanzialmente io penso sia questo il discorso. Ora siamo qua, dobbiamo girare nuovamente l'uncinetto, in modo da trovarci, magari in questo caso facciamo così, in modo da trovarci a lavorare con il filo primario, il nostro viola in questo caso. Ora, noi siamo arrivati anche alla fine del cerchio. Di solito io qua metto sempre nel punto iniziale qua un marcapunti. Lavorando a spirale, come vi dicevo nell'introduzione, è fondamentale sapere quando ho finito un giro, no? E quindi qua, nel primissimo punto sottostante, di solito mettiamo un marcapunti. E questa è la situazione. Adesso io vado a iniziare il secondo giro e mettiamo che lo facciamo appunto semplice, ma in questo caso di solito si inizia a utilizzare il punto che è prescritto dal progetto in questione, ma noi utilizziamo il punto semplice. E cosa facciamo? Lavoriamo a punto semplice, quindi abbiamo le nostre barrette verticali qua,
Attenzione qui a questo punto su come è posizionata la nostra catenella iniziale, a riconoscere esattamente quali sono i punti. Infatti per esempio in questo caso era girata, ma questo è tutto un discorso di esperienza. Ecco qua. Questa, diciamo, è la posizione corretta, infatti abbiamo sotto la catenella ben visibile nel colore principale, ok? E queste sono tutte le barrette verticali che noi andiamo a lavorare adesso nel punto semplice utilizzando il nostro colore principale. La prima barretta è questa, del giro nuovo, del secondo giro diciamo, ed è in questa che dovrete mettere il marcapunti. E noi andiamo semplicemente a lavorare a punto semplice. Adesso lavorerò di nuovo qualche punto. Fino a che non riesco più a tirarne su. Di solito non si arriva fino al punto in cui proprio devi tirare, no, i punti perché non riesci più a tirarli sull'uncinetto, ma di solito si cerca di mettere, insomma, una quantità comoda di punti sull'uncinetto o, per esempio in questo caso, avendo un cerchio abbastanza piccolo, io andrei istintivamente a caricare circa la metà dei punti, visto che ci riesco comodamente, e poi fare il giro di la fase di ritorno e poi caricare l'altra metà. Però, attenzione, noi possiamo scaricare i punti quando vogliamo, ok? Non c'è un numero definito di maglie che dobbiamo tirare sull'uncinetto prima di scaricarle. Possiamo farlo quando vogliamo. Facciamolo adesso, per esempio. Allora, nuovamente, io vado a girare l'uncinetto, mi trovo dalla parte del filo giallo, flash, e io vado semplicemente a proseguire con la mia fase di ritorno, scaricando i punti 2 alla volta, e indipendentemente dal fatto che stiamo adesso passando al secondo giro, non ci interessa niente. Se le scaricate tutte e ve ne rimane solo una non è grave, no? Per esempio se io sto facendo un maglione, a un certo punto me lo voglio provare, per comodità io vado a scaricare comunque tutte le asole tranne una, questa la tiro e vado a provarmi il capo, no? E niente, poi devo stare magari solo un po' attenta a non tirare troppo l'asola che è rimasta, il punto che è rimasto. Ora a questo punto io ho scaricato tutti i punti che volevo scaricare, voglio proseguire nella mia fase di andata, quindi di nuovo vado a girare l'uncinetto, riprendo il filo principale e proseguo nel caricare i punti. Ok? E direi che questo è quanto. Ovviamente se faccio una lavorazione tipo appunto un maglione, dove avrò necessariamente degli aumenti, io gli aumenti li vado a fare come al solito nella fase di andata, e nella fase di ritorno io vado a scaricare le mie asole, compresi gli aumenti, senza nessun problema e senza cambiare nulla. Quindi come vedete in realtà è molto molto semplice, e avendo anche un uncinetto corto a doppia punta, sostanzialmente non mi cambia nulla, non è affatto complicato. Qui vado a scaricare di nuovo, giro l'uncinetto dalla parte che ritengo più comoda. Adesso avendo io un tavolo qui, sto facendo passare i gomitoli da una parte all'altra per comodità mia, ma se lavoro per esempio su un divano, su una sedia o vicino a un tavolo, comunque io non sto a girare i gomitoli perché comunque i fili sono abbastanza lunghi e li metto in una posizione per cui non ho assolutamente bisogno di spostare i gomitoli, basta semplicemente avere qualche accortezza quando giri l'uncinetto per le varie, nella fase di andata o nella fase di ritorno, girarlo nella parte in modo che non si incrocino i fili, e se succede pazienza, è un attimo districarli, insomma. Ed eccoci qua, di nuovo finito di scaricare, torno a girare l'uncinetto per lavorare col mio filo principale e finire di caricare, scusate, i punti sull'uncinetto. E vado avanti così finché non arrivo alla fine del giro, e qui, come ho fatto precedentemente, io semplicemente continuo la lavorazione, essendo una lavorazione a spirale, ok? Quindi continuo in una continua fase di andata seguita da una continua fase di ritorno.
cioè, quindi senza soluzione di continuità. Questo è quanto. Come vi dicevo, poi adesso qui ancora non si vede tanto, poi dipende anche dai punti, però ci sono alcuni punti, alcune lavorazioni che producono un bellissimo effetto di colore, quasi da, come si chiama, da vetrata di chiesa, insomma, no? Quasi brioche, ecco. Soprattutto con certi punti del tunisino è facile creare un bellissimo effetto brioche, ok? Bene, nel video successivo vi farò vedere, farò un video a sé, come si chiude la lavorazione in tondo tunisina. Anche questa è piuttosto semplice, non vi preoccupate, però desidero fare un video separato, anche per non rendere troppo lungo questo, che mi sembra già lungo abbastanza. Niente, io con questo vi saluto, spero sia tutto chiaro. In caso negativo scrivetemi, posso sempre fare un altro video se volete, o spiegarvi e darvi maggiori delucidazioni su quello che è poco chiaro. Vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale, questo, e se volete dare un'occhiata al mio canale principale, che è in inglese, vi lascio il link sia in descrizione che qui sul video in alto a destra. E è già ricco di contenuti, soprattutto sull'uncinetto tunisino e non solo. Questo è tutto per questa volta, io vi saluto di nuovo, grazie mille, a presto, bye bye!